Ciao e benvenuto in questo nuovo video. In questo video voglio farti vedere come realizzare un risotto ai porcini in pratica tutto l'anno, perché andremo ad utilizzare dei porcini secchi. Quest'annata è stata sensazionale, abbiamo raccolto tantissimi porcini e per non congelarli, perché poi si rovinano quando vengono congelati, li ho fatti seccare a 70 gradi per 5-6 ore all'interno di un normalissimo forno di casa. Più fini li tagliate e più veloce sarà l'essiccatura. A questo punto passiamo adesso alla preparazione del brodo per cuocere il risotto. Io ho utilizzato una tecnica giapponese, ovvero ho messo a mollo i funghi secchi per tutta la notte nel frigorifero. In questo modo l'acqua diventa un brodo super saporito, che è appunto la tecnica del dashi che viene utilizzata in Giappone. Poi utilizziamo una costa di sedano, una carota e uno scalogno. Andiamo alla preparazione del brodo, portiamo il dashi, quindi questo infuso di funghi secchi, a bollore in una pentola. Una volta arrivata a bollore andiamo a spegnere il fuoco e aggiungiamo dell'acqua fredda da frigorifero in modo da abbattere la temperatura, perché vogliamo far avviare di nuovo l'estrazione partendo da zero. Quindi aggiungo acqua fredda, la carota, il sedano e poi vado ad aggiungere qualche chicco di pepe e un po' di chiodi di garofano, ma voi potete aggiungere un po' quello che vi pare. Abbatto con del ghiaccio. Porto quindi a zero e di nuovo a bollore a fiamma media. Adesso passo alla preparazione del risotto. La prima cosa che faccio è quella di andare a tostare il riso carnaroli. In questo caso io tosto il riso a secco, è una cosa importantissima, tostare senza grassi. In questo modo avremo una tostatura fatta bene e non andremo a friggere il riso, quindi vogliamo tostarlo. Una volta tostato lo andiamo a mettere da parte e in una padella andiamo a fare il soffritto. Per il soffritto aggiungo pochissimo burro. Per alzare il punto di fumo del burro un po' di olio extravergine d'oliva e vado con una mezza cipolla bianca. In descrizione saranno presenti tutte le dosi per 4 persone, quindi in questo caso utilizzo mezza cipolla bianca, ma in descrizione vi riporterò tutto quello che serve per 4 persone. Quindi taglio molto finemente la cipolla bianca e poi la aggiungo all'interno della padella. Importantissimo secondo me aggiungere dell'aglio, perché dà un sapore, c'è un kick esagerato, quindi vado a grattugiarlo con una microplane. Voi potete tagliarlo a pezzettini, fare una purea, fare un po' come vi pare. Per realizzare il risotto ho utilizzato dei funghi porcini secchi, però comprati. Questi me li sono fatti arrivare dall'Italia, che hanno un sapore un po' diverso da quelli che ho raccolto qua in Germania, quindi anche per il contrasto mi sembrava una cosa molto interessante. Questo per dirvi che se non avete seccato i funghi a casa da soli potete comprarli già secchi ed è la stessissima cosa. Fateli rinvenire in acqua tiepida per circa 5-10 minuti, io li ho sciacquati prima e poi sono pronti per essere utilizzati, quindi avremo un utilizzo quasi istantaneo del fungo secco. Vado ad aggiungerlo all'interno del soffritto e faccio soffriggere per bene, aggiungendo ancora olio extravergine d'oliva. Aggiungo dei gambi di prezzemolo per aumentare ancora di più il gusto e aggiusto di sale e pepe. Una volta rosolato bene bene, vado ovviamente a sfumare con del vino bianco. Io ho utilizzato un vino bianco secco Riesling, però voi potete utilizzare qualsiasi tipo di vino bianco, basta che sia un vino buono, perché un vino di bassa qualità andrebbe a rovinarvi la ricetta, anche perché poi ve lo mangiate stesso voi e quindi meglio utilizzare un prodotto di qualità. Una volta che l'alcol è tutto evaporato vado a togliere i gambi di prezzemolo e aggiungo il riso già tostato. Adesso sono pronto per iniziare la risottatura, quindi iniziare la cottura del riso. Per fare questo aggiungo a poco il brodo che ho preparato poc'anzi e vado a cuocere il riso. Cerco di ottenere una cottura con un cuore ancora leggermente croccante, quindi quasi alla milanese, e per fare questo vado ad assaggiare ogni tanto, anche perché ogni riso ha la sua cottura, quindi è importante assaggiare. Una volta che il riso sarà cotto all'onda, ancora un po' brodoso, vado a toglierlo dalla fonte di calore.
E adesso inizia la magia della mantecatura. Per iniziare la mantecatura io vado ad aggiungere del prezzemolo tritato finemente fresco. Secondo me ci sta da Dio con i funghi porcini e quindi vado a metterlo all'interno della preparazione. Ovviamente qua c'è libertà assoluta, se a te non piace il prezzemolo non metterlo, metti qualcos'altro, non metti niente, sta un po' a te decidere. Una volta aggiunto il prezzemolo vado con il burro freddo da congelatore, utilizzo io, perché mi va a dare uno shock termico importante, mi va a gonfiare il riso, la preparazione in mantecatura e sarà molto più cremoso, quindi utilizzate burro freddo o da frigorifero o da congelatore. Poi uso un mix di formaggi quali parmigiano reggiano e pecorino romano. Voi fate come vi pare, se volete utilizzare solo il parmigiano reggiano va benissimo, libertà assoluta. Una volta che tutti gli ingredienti sono all'interno della padella, vado a mantecare. All'inizio mi aiuto con una leccapentole. Una volta ben mantecato, vado ad assaggiare se è buono di sale, perché in questo caso possiamo aggiustare in questo momento il tiro, e poi vado ad impiattare. Per l'impiattamento decido di utilizzare un piatto piano, vado ad aggiungere qualche mestolo di risotto e poi un paio di botte e si allargherà all'interno del piatto. Io termino la preparazione con una polvere di funghi porcini, realizzata semplicissimamente con un blender e dei funghi porcini secchi. Ovviamente non può mancare un po' di olio extravergine d'oliva alla fine. Che dire, questo piatto era una bomba, io penso che il risotto così buono non l'ho mai fatto in vita mia e la cosa che posso dirti è quella di provare e farmi sapere nei commenti cosa ne pensi di questa ricetta. Io ti ringrazio per aver visto il video fino a questo punto, se il video quindi ti è piaciuto lascia un bel like, commenta, iscriviti se ti va e attiva soprattutto la campanella delle notifiche per non perderti nessun nuovo video. Grazie e a presto!